entrare a far parte dell'Olimpo della musica mondiale avendo all'attivo un solo album. Un album tutt'oggi considerato uno dei più importanti degli anni 90, in classifica nella lista dei 500 migliori album di tutti i tempi secondo Rolling Stone, l'album preferito di niente poco di meno che Jimmy Page. Oggi vi racconto la storia, ahimè troppo breve, di un artista incredibile. Siete riusciti a capire chi è? No? Vi aiuto. Sì, ok, in realtà questa canzone non era sua, ma la sua versione di Alleluia di Leonard Cohen è considerata la terza miglior cover di tutti i tempi. Prima di andare avanti vi chiedo di iscrivervi al nostro canale, cliccare sulla campanellina così da rimanere sempre aggiornati sui nostri prossimi contenuti e mettere mi piace. Jeffrey Scott Buckley è nato in California, figlio del cantautore folk rock Tim Buckley e di una violoncellista. Voi direte, ovvio, con due genitori così doveva per forza diventare un musicista. E invece no. Il padre Tim abbandonò Jeff e la madre ancora prima della sua nascita e quindi materialmente Jeff non ha mai avuto alcun rapporto col padre, se non qualche sporadico incontro quando aveva già 8 anni. Ah, il padre aveva anche origini italiane e quando c'è da farci riconoscere, noi non ci tiriamo mai indietro. Purtroppo il destino beffardo non gli diede modo di recuperare il rapporto col padre, che morì di overdose quando Jeff aveva solo 9 anni. Insomma, non è che la vita del nostro Jeff sia iniziata e continuata nel migliore dei modi. Jeff iniziò a suonare la chitarra a 5 anni e a soli 12 anni decise che da grande avrebbe fatto il musicista. Quindi terminò gli studi e si iscrisse al Guitar Institute of Technology. Di quell'esperienza Jeff aveva ricordi discordanti. Aveva apprezzato lo studio della tecnica, ma la definiva anche la più grande perdita di tempo della sua vita. Severo ma giusto. Inizia così la gavetta musicale di Jeff. Prima a Los Angeles, poi a New York, dove si cimenta come chitarrista in diversi generi. Jazz, rock, metal, addirittura il reggae. La sua prima esperienza da cantante e solista, ironia della sorte, fu in occasione di un concerto tributo in memoria del padre Tim, alla chiesa di Santa Ana a Brooklyn. Jeff si esibì interpretando alcuni dei successi del padre e solo successivamente in un'intervista a Rolling Stone aveva spiegato di aver accettato quello spettacolo perché lo infastidiva non essere stato presente al suo funerale e non aver mai più potuto dirgli qualcosa. Lo considerava un po' come il suo ultimo saluto. Ad ogni modo, quello fu il suo primo passo nel mondo della musica. Cominciò a esibirsi in diversi locali, ma il suo preferito era il Cine, un locale irlandese dove teneva un concerto ogni lunedì per pochissime persone. Vabbè, pure tu, Jeff, di lunedì. E dove, per nostra immensa fortuna, venne notato da alcuni dirigenti discografici. Nel 1994 uscì Grace, acclamato dai critici e dai colleghi musicisti. Ma ci vollero diversi anni perché venisse conosciuto e apprezzato anche dai comuni mortali. Broken down, hungry for your love, with no way to feed it. Purtroppo però Jeff non fu testimone del suo immenso successo. La sera del 29 maggio 1997, mentre si stava dirigendo agli studi di registrazione, passando lungo le rive del Wolf River, un affluente del Mississippi, chiese all'autista di fermarsi per fare un bagno. Non era la prima volta che lo faceva. Si immerse completamente vestito e cominciò ad allontanarsi. Immaginate la scena. La riva del fiume è piena di detriti, rifiuti e pezzi di vetro. Per questo Jeff decide di non togliersi gli stivali. Entra in acqua vestito. Lui, alto, bello, inizia a camminare, poi si mette a galleggiare sul dorso. Che stai facendo? Torna indietro, gli urla Foti. Lui risponde da lontano. Il primo è divertente, è il secondo che... Sono le ultime parole pronunciate da Jeff, o almeno quelle che sente il suo amico. Poi più nulla. Jeff scomparve nelle acque del Wolf River. Foti comincia a chiamare ad alta voce il nome di Jeff, poi a urlare in modo disperato per 10 minuti filati. E poi nulla. L'autista chiama i soccorsi. Correte, venite cazzo, Jeff è scomparso! Il suo cadavere venne ritrovato dopo diversi giorni. L'autopsia non mostrò tracce di alcol o droghe e la sua morte venne archiviata come un tragico incidente. Ancora ironia della sorte, i suoi funerali vennero celebrati nella chiesa di Sant'Anne, proprio quella dove si era esibito per la prima volta. Come vi dicevo, una vita breve ma molto intensa e una fama che paradossalmente è cresciuta a dismisura solo dopo la morte di Jeff. Qualche curiosità. Prima di diventare famoso, Jeff si presentò a un'audizione come supporter del tour solista di Mick Jagger, ma fu scartato. A livello mondiale, Grace ha venduto oltre 2 milioni di copie. David Bowie definì Grace uno dei 10 dischi che avrebbe portato con sé su un'isola deserta. Una volta, in un locale di Memphis, Jeff infilò una monetina nel jukebox e mise un pezzo della Streisand, canticchiandolo. La barista, ignara dell'identità del ragazzo, gli disse «Ehi tu,
quella è Barbara, ci vuole una voce cazzuta per cantarla. Jeff Buckley è stato definito un tenore di grazia, dall'estensione vocale capace di raggiungere le 3 ottave e mezzo. Nel 1995 fu inserito da People Magazine tra le 50 persone più belle al mondo. Bob Dylan definì Buckley uno dei più grandi compositori del decennio. Il cantante dei Muse, Matt Bellamy, ha comprato la chitarra che Jeff Buckley ha usato per Alleluia. E chissà quante altre ce ne avrebbe fatte sentire ancora, l'ultimo romantico del rock. E chissà se qualcuno lassù, quando intona Alleluia, gli dice «Suonala ancora, Jeff». Ma prima di salutarci, non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale, cliccare sulla campanella per rimanere sempre informati sui nostri nuovi video e condividerli sui vostri social. Alla prossima!